L'archeologia si serve di metodi di datazione, quali la dendrocronologia, la paleografia, la datazione a radiocarbonio e la numismatica, per poter stabilire nel modo più corretto possibile una data di qualsiasi reperto archeologico, per poterlo collocare nel posto più giusto nella lunga linea temporale e dare così conferma alla cronologia scaligeriana. O almeno questo è ciò che speravano e sperano i vari ricercatori, studiosi e archeologi fedeli a tale versione cronologica, che fin dal XIX secolo si sono adoperati per tentare di scoprire e riportare alla luce, muniti delle indicazioni provenienti dalla cronologia scaligeriana introdotta nel XVI secolo, tutto ciò che rimaneva del leggendario mondo antico, che come abbiamo visto era totalmente ignorato nei secoli precedenti al Rinascimento, periodo storico caratterizzato dalla riscoperta e promozione da parte degli umanisti di usi e costumi che hanno reso grandi le civiltà protagoniste dell'epoca classica, di cui si persero però totalmente le tracce. Tutti questi metodi scientifici si basano su proprietà fisiche e chimiche del materiale di cui sono costituiti i manufatti, gli edifici o gli oggetti utilizzati dal genere umano, oltre che da associazioni storiche con materiali di età presunta nota come monete e testi scritti, e questo aspetto non è così tanto scontato e privo di problematiche, poiché metodi di datazione come la paleografia e la numismatica sono fortemente dipendenti dalla cronologia scaligeriana, che come abbiamo visto non è affidabile. La questione relativa alla possibile attendibilità o meno di questi strumenti non è dovuta alla possibile presenza di margini di errore, poiché qualsiasi metodo di misurazione ne prevede una minima percentuale e ciò è normale, la perfezione assoluta in questo campo non esiste. Il fatto importante da non trascurare invece quando si tratta nello specifico di metodi di datazione archeologica è la loro dipendenza o meno dalla cronologia e la presenza di variabili che possano interferire in modo considerevole con i risultati e di cui però non si tiene conto. Questo è un aspetto importante, poiché se non la si analizza a fondo, avendo la sicurezza che sia corretta a priori e su di essa si fanno fondare i vari metodi di datazione, nel momento in cui si presentano dei problemi con la versione cronologica usata come riferimento, ne risente poi tutta la credibilità delle misurazioni effettuate. E questo è proprio quello che accade con i metodi utilizzati oggi, poiché contrariamente a quanto la comunità scientifica storica vuol far passare, questi strumenti sono tutt'altro che attendibili, anzi sono stati oggetto di numerose critiche e come vedremo nel caso della datazione a radiocarbonio, delle perplessità sono state avanzate dallo stesso inventore, rimasto deluso in molte situazioni in cui le misurazioni non hanno dato l'esito sperato. A questo proposito andiamo ad analizzarli uno per uno con lo scopo di comprenderne le criticità. La paleografia è stata già trattata nel video relativo alle datazioni dubbie delle fonti religiose, sostenendo come si basi su un concetto vago qual è lo stile di scrittura utilizzato da una certa civiltà in una determinata epoca, collocati in uno spazio preciso lungo la linea temporale stabilita dalla cronologia consensuale. Capite da voi che se la datazione dell'epoca presa in considerazione risulta essere errata, tutto il resto viene inficiato, e un metodo così dipendente dalla cronologia consensuale non può essere a mio avviso tanto attendibile, anche perché in realtà l'origine delle diverse lingue considerate antiche potrebbe essere molto differente da quanto raccontato dalla storia consensuale. Il metodo dendrocronologico si può dire che è uno dei metodi moderni aventi la pretesa di fornire datazioni indipendenti dai manufatti storici. Si basa sul conteggio degli anelli degli alberi e sul concetto che essi crescono in modo uniforme nel corso degli anni, poiché si ritiene che la sequenza dell'accrescimento annuale degli alberi sia circa la stessa negli alberi appartenenti ad una stessa famiglia che crescono nelle stesse posizioni a pari condizioni. Per questo scopo è necessario costruire una scala di base dell'accrescimento annuale degli anelli annuali di una determinata specie di alberi durante un periodo storico sufficientemente lungo. Questa curva è definita curva dendrocronologica, da cui si può tentare di ricostruire una datazione dei reperti archeologici
contenenti elementi lignei, tronchi. In sé è un metodo molto laborioso che prende in considerazione diversi fattori e potrebbe basarsi anche su un principio valido. Purtroppo ci si scontra con un problema non da poco. Le scale dendrocronologiche in Europa si estendono a ritroso nel tempo solo di qualche secolo, non più di 300-400 anni per stare larghi. Le foreste europee sono relativamente giovani e questo non permette di datare in modo esatto i manufatti considerati antichi. In America la situazione è un po' migliore in quanto la dendrocronologia americana fa riferimento all'abete Douglas, al pino giallo ed al pino di alta montagna. Peccato però che questo continente non rientra nella zona dell'antichità. Oltre a questo non vengono presi in considerazione i fattori che possono influenzare il grafico di ampiezza degli anelli, come l'umidità locale, le condizioni climatiche locali di un dato periodo, la composizione del terreno ed anche in questo caso le curve dendrocronologiche sono state elaborate sulla base della cronologia scaligeriana. Pertanto una qualsiasi modifica della cronologia cambia automaticamente le stesse curve. Anche in questo caso l'indipendenza non viene garantita. Vediamo ora qual è la situazione relativa alle curve dendrocronologiche dell'Italia, dei Balcani, la Grecia e la Turchia. Nel 1994 il professore americano Peter Ian Cunningham, durante una conferenza relativa alla dendrocronologia, ha mostrato la seguente tabella elaborata dal laboratorio di Malcolm e Caroline Wiener per la dendrocronologia dell'Egeo e del Vicino Oriente presso la Cornell University ad Ithaca, New York, in cui sull'asse orizzontale sono raffigurati i frammenti delle curve dendrocronologiche riferitesi a specie diverse di alberi, quercia, legno di bosso, cedro, pino, ginepro e famiglia delle conifere. Le sei curve presentano un gap di 1000 anni in era cristiana e nessuna di esse mostra una successione continua che dai nostri giorni conduca ininterrottamente sino oltre il X secolo d.C. La sequenza delle curve presunte antecedenti non possono essere utilizzate per datazioni indipendenti, poiché legate all'asse del tempo sulla base della cronologia scaligeriana. Se la datazione di partenza calcolata sulla base della versione cronologica consensuale si rivela sbagliata, la datazione assoluta di un reperto, cioè il suo collegamento all'asse del tempo, non è corretto di conseguenza. Nel libro Bayesian Approach to Interpretation Archaeological Data di John Wheely e Sons del 1996 si legge: se riusciamo a trovare la sovrapposizione giusta, cioè la cucitura rispetto alla quale siamo assolutamente sicuri che le curve degli anelli del nuovo campione corrispondono alle curve degli anelli della cronologia di riferimento, il nuovo campione viene definito datato. Tuttavia, se non si è in grado di trovare questa corrispondenza, il campione rimane non datato, nonostante anche in questo caso il dendrocronologista può indicare uno o più modi di sovrapposizione, a suo avviso ammissibilmente corrispondenti, buoni ma non impeccabili. Ovviamente la comunità dei dendrocronologisti dovrebbe mettersi d'accordo per capire cosa si voglia intendere per corrispondenza impeccabile. Da ciò si evince che nella dendrocronologia può essere presente un'arbitrarietà soggettiva. Le diverse datazioni dendrocronologiche offrono una differente affidabilità che dipende da quanto è sicura la costruzione della scala elaborata prima della data presa in considerazione. Se sono ammesse sovrapposizioni discutibili, anche la data stessa diventa discutibile. È il metodo senza ombra di dubbio più popolare che pretende di offrire delle datazioni indipendenti dei reperti antichi. Man mano però che sono venute ad accumularsi date a radiocarbonio, sono venute alla luce gravi difficoltà di applicazione del metodo. Come scrive Olenikov, si è dovuto tener conto di un problema non da poco, come l'intensità di radiazioni che penetrano l'atmosfera a seconda dell'effetto di una serie di fattori cosmici. Di conseguenza, la quantità di isotopo radioattivo di carbonio dovrebbe variare nel tempo ed immaginate con lo sviluppo dell'industria e delle autocomunicazioni quante quantità di carbonio vengono rilasciate nell'atmosfera derivato dalla combustione del legno, del carbone, del petrolio, della torba, degli scisti bitubinosi e dei loro sottoprodotti.
Pertanto, un metodo del genere deve prendere in considerazione questi fattori al fine di ottenere delle datazioni quanto più corrette possibili. Pur contemplando il solito margine di errore, è necessario tenere conto di una serie di complesse correzioni che riflettono il cambiamento della composizione dell'atmosfera nell'arco dell'ultimo millennio. Queste incertezze, unite ad altre difficoltà di carattere tecnico, hanno fatto sorgere il dubbio sulla precisione di molti dati ottenuti con questo metodo. Lo stesso inventore del metodo a radiocarbonio, Libby, diede per scontato che le datazioni proposte dalla cronologia scaligeriana fossero esatte, dichiarando che il suo strumento di datazione fu aggiustato proprio sulla base di questa versione cronologica. Ancora Libby dichiarò che non furono fatte ulteriori analisi su epoche come quella romana ed egizia, dal momento che gli archeologi con cui si confrontò conoscevano la cronologia relativa a questi momenti storici meglio di quanto potessero stabilirla lui ed i suoi metodi. Questa sua dichiarazione non è da sottovalutare, poiché le incoerenze della cronologia scaligeriana emergono proprio relativamente a quelle epoche storiche e regioni dove non sono state fatte delle analisi approfondite, come sostenuto da lui stesso. Questo metodo di datazione è stato poco volentieri applicato dagli archeologi di matrice scaligeriana ai periodi storici sicuri della storia consensuale. Come mai? Forse perché si potrebbe mettere in luce qualcosa che non va e che non si iscrive esattamente alla posizione assunta? Viene applicato molto invece per quei periodi dove mancano documentazioni in accordo con la versione scaligeriana, così poi non si è costretti a rivivere situazioni paradossali che lo stesso Libby si trovò a passare nel momento in cui tentarono di controllare dei reperti dell'antichità e più precisamente di datare la collezione egizia di Breasted. La misurazione non diede i risultati sperati. Per loro dispiacere, il terzo oggetto sottoposto ad analisi risultò essere moderno. Fu un duro colpo per stessa ammissione di Libby, poiché erano sicuri si trattasse di un reperto appartenuto alla quinta dinastia, cioè agli anni 2563-2423 a.C., circa 4000 anni fa. Ci credo che fu per loro un duro colpo, poiché non poterono confermare la versione scaligeriana che a questo punto veniva messa in dubbio, e questo è il reale problema di storici archeologi, il poter non confermare la cronologia a cui sono affezionati, piuttosto dichiarano la falsità dell'oggetto preso in esame, come accaduto con il reperto della collezione egizia, risultato moderno. Fu catalogato come falso e si andò avanti come se nulla fosse. Stiamo parlando di un reperto che si pensava fosse appartenuto all'epoca egizia nella profonda antichità, risalire in realtà ai secoli XVI e XVII d.C. Troppo facile datare un qualcosa che non è documentato nella cronologia scaligeriana, attribuendogli, come succede a volte, una datazione per esempio di 1 milione di anni. Si sentono a volte datazioni assurde dei vari reperti che a me sinceramente fanno sorgere molto scetticismo. Oltre a questo si aggiunge, come sempre sostenuto dallo stesso Libby, la mancanza di un'ampia statistica di controllo da usare come riferimento, peraltro in presenza di discrepanze nella datazione dell'ordine di millenni goffamente liquidate come falsificazioni. Comoda la vita, eh? Questa assenza di una statistica di controllo mette in discussione la possibilità stessa di applicazione del metodo all'intervallo di tempo che ci interessa, e cioè a un periodo di 1000-2000 anni addietro rispetto al nostro secolo. Ancora Libby sostiene come non manchino materiali risalenti ad un'epoca da noi distante di 3700 anni su cui si potrebbe testare l'affidabilità e precisione del metodo. Peccato che non c'è nulla con cui si possano confrontare le datazioni a radiocarbonio, non esistendo fonti scritte datate risalenti a questi periodi, tanto meno nei casi in cui, come detto prima, i reperti vengono datati ad esempio a 300.000 anni. Che sicurezza c'è dietro a queste datazioni? Insomma, il metodo a radiocarbonio è stato ampiamente utilizzato con un sospiro di sollievo laddove era praticamente impossibile verificare i risultati ottenuti con altri metodi indipendenti. Gli errori nelle datazioni ottenute con il metodo a radiocarbonio sono troppo grandi e caotici e possono raggiungere valori nell'ordine di 1000-2000 anni di datazione di oggetti dei nostri tempi e di epoca medievale. Per chiudere il cerchio, nel 1984 la rivista Tecnologia e Scienza
ha riferito che gli specialisti hanno dichiarato all'unanimità che il metodo a radiocarbonio è a tutt'oggi discutibile, mancando di calibrazione. Senza di essa è impossibile poiché non permette di estrapolare date autentiche in una scala di calendario. A voi le vostre considerazioni. La numismatica è un altro metodo di datazione che si prefissa di datare i reperti archeologici grazie all'aiuto di monete antiche trovate in prossimità di essi. Peccato che questo metodo si basi interamente sulla cronologia scaligeriana. Nei secoli XVI-XVII fu creata la cronologia scaligeriana che assegnò a regnanti e governanti descritti negli annali e altre fonti scritte determinati posti cronologici e solo in seguito, in conformità a quest'ordine predisposto, furono distribuite sull'asse del tempo le monete antiche coniate dagli stessi governanti di turno. Ad esempio, le monete con la scritta Nerone sono state datate al I secolo d.C. e quelle con la scritta Giustiniano sono state datate al VI secolo, solo perché la cronologia scaligeriana ha posizionato gli imperatori romani Nerone e Giustiniano proprio in quei secoli. Tutte le monete antiche sono state datate con questo metodo e anche qui è ovvio che qualsiasi cambiamento alla cronologia di Scaligero Petavius, posta alla base di questo metodo, porta inevitabilmente ed automaticamente ad un cambiamento delle date numismatiche. Non solo, un confronto indipendente di monete differenti totalmente svincolati da criteri cronologici di sorta non può dirci nulla nemmeno sulla cronologia relativa delle monete messe a confronto, per non parlare della cronologia assoluta. Analizzare la lega, il metallo della singola moneta, consente in alcuni casi di ricavare l'indicazione circa il luogo di provenienza dello stesso metallo, ma conoscerne la data di fabbricazione assoluta o relativa non è semplice, se non impossibile al momento. Quando si mettono a confronto monete cosiddette antiche e medievali sorgono molte stranezze, uno su tutti i numerosi paralleli che sorgono quando si mettono a confronto quelle presunte antiche con le monete medievali e tardo-medievali. I vari storici cercano di spiegare questi parallelismi parlando di imitazione, come nel caso dei penny inglesi dell'età di Re Edoardo, presumibilmente degli anni 1402 e 1066 d.C., che sono la copia dei solidi costantinopoliani di Giustino II, fatti risalire presumibilmente al 565 e 578 d.C. La differenza tra il presunto originale e la presunta riproduzione è di circa 450 anni. Nella storia delle monete è esistito un periodo di antica fioritura, a cui ha poi presumibilmente seguito un periodo di secoli bui e quindi l'epoca del Rinascimento. Si ritiene che a partire dal secolo VIII d.C. fino alla metà del XII secolo in Italia fossero quasi del tutto scomparse le monete d'oro di Roma. Dalle informazioni provenienti dagli storici della numismatica si evince quanto segue. A quanto pare nel Medioevo l'Europa occidentale non provava nemmeno a confrontarsi con i bizantini ed i musulmani in questo campo, cioè la coniatura di monete, e aveva rinunciato ad ogni tipo di pretesa rispetto all'emissione di monete d'oro, per questo ne coniava soprattutto d'argento. Più avanti si legge: l'emissione regolare di monete d'oro è praticamente cessata in Europa occidentale nell'VIII secolo e nella penisola italiana nella seconda metà dello stesso secolo. Persino nella Spagna musulmana non fu coniata nessuna moneta d'oro tra l'inizio dell'VIII e l'inizio del X secolo. Gli storici di numismatica cercano di dare una possibile spiegazione di questo misterioso ristagno medievale nella storia delle monete, ritenendo che presumibilmente per volere di Pipino sia stata cessata la coniatura di monete d'oro. Nella cattedrale di Reims si aggiunge che fosse stata vietata addirittura la circolazione di soldi d'oro della Roma imperiale e guarda caso il tipo di monete presumibilmente dell'VIII secolo d.C. era diventato barbaro. Ma sarà forse che in realtà le antiche monete dell'Europa occidentale siano in realtà monete medievali coniate in Europa dopo il XIV secolo d.C. e volutamente posizionate in un lontano passato dalla cronologia scaligeriana? Ancora gli storici continuano affermando che non esistono monete del periodo che va dai tempi di Benedetto VII, morto nel 984 circa, a quelli di Leone IX, metà dell'XI secolo circa. Spiegano questo fatto definendolo una circostanza causale, poiché è impossibile che non era stata coniata nessuna moneta.
continuano affermando che dai tempi di Leone IX esiste solo una moneta e la cosa più sorprendente è che non si è conservata nessuna moneta dell'epoca di Gregorio VII. La mancanza di queste monete medievali forse si spiega con la seguente ipotesi: le monete medievali sono state prese e datate alla profonda antichità ed oggi sono esposte nei musei con la targa con scritto monete antiche. Probabilmente la coniatura di monete d'oro ed argento in Europa occidentale è iniziata effettivamente nel XIII secolo d.C. ed anche il famoso fenomeno di ristagno nella coniatura romana dall'VIII al XIII secolo è spiegabile nel modo seguente. I cronologisti hanno datato in modo errato le monete dei secoli XIII-XVIII attribuendole a un'epoca lontana passata. Un altro fatto degno di nota è quello che vede protagonisti i tesori riferibili ai secoli 10 e 13 d.C. trovati nel territorio della Rus, in cui mancano monete provenienti dall'Italia, la Spagna e la Francia dei secoli 10 e 13. Per spiegare questa circostanza, gli storici hanno spiegato che tra la Russia e l'Italia in quei secoli non vennero intrapresi rapporti commerciali ed economici, ma ciò entra in contrasto con i rapporti scritti che testimoniano al contrario la presenza di tali rapporti tra i due paesi. Possibile quindi che prima del XIII secolo in Italia ed in Europa occidentale si coniassero poche monete ed è per questo che non furono trovate monete europee tra i tesori della Rus. Successivamente, proprio nel XIII-XIV secolo, iniziò la coniatura delle monete nell'Europa occidentale e proprio dall'idea di stampa delle monete si arrivò poi alla stampa delle incisioni e dei libri su larga scala. I due processi furono quindi quasi contemporanei. Insomma, come abbiamo visto, la questione relativa ai metodi di datazione non è rosea e la loro attendibilità è fortemente criticata e presenta molte problematiche. La non attendibilità è dovuta in parte alla loro forte dipendenza dalla cronologia attualmente adottata, che come abbiamo compreso ormai non è esatta, e dall'altra parte, nonostante si faccia passare che metodi come la datazione a radiocarbonio sia indipendente, come visto ampiamente, ci sono molti fattori che concorrono a minare la validità di tale metodo, tanto che gli addetti al settore vanno sul sicuro solo con reperti che escono fuori dalla linea temporale scaligeriana e su cui non ci sono testi e documenti a supporto. Per tutti gli altri, come nel caso dei reperti facenti parte della collezione egizia, si sono ottenute in verità datazioni molto più vicine ai nostri tempi, facendo vacillare di fatto la cronologia scaligeriana. Ragazzi, anche questa volta siamo arrivati alla fine, grazie per aver visto questo video e come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace e commentate se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram, lascerò il link in descrizione. Grazie e alla prossima!